Stai camminando per strada e un uomo in abiti civili, che si qualifica appartenente alle forze dell'ordine, ti chiede di esibire documenti. Guarda il video per conoscere quali diritti hai quando le forze dell'ordine ti fermano per identificarti. Ciao, sono Giuseppe, sono un avvocato penalista. Mi occupo di assistenza e consulenza legale in materia penale. Il mio obiettivo è risolvere il tuo problema penale facendoti sempre capire quello che sta accadendo. In questo video ti spiegherò come comportarti quando le forze dell'ordine ti fermano per identificarti. Sì, le forze dell'ordine, a prescindere da quello che tu stia facendo, possono fermarti e controllarti. È un controllo preventivo previsto dalla legge. Inoltre, la scelta del pubblico ufficiale è libera e insindacabile. In altre parole, non hai alcun potere di poter chiedere al pubblico ufficiale il perché abbia scelto proprio te per identificarti. Se l'agente è senza divisa e senza altri segni distintivi, hai il diritto di poter chiedere a quest'ultimo di esibire il proprio tesserino. In caso contrario, non sei obbligato a identificarti o a mostrare i tuoi documenti. Se l'agente invece è in divisa, oppure sono presenti altri segni distintivi, come l'auto di servizio, non hai il diritto di poter chiedere che ti sia mostrato il suo tesserino. Dunque, in quest'ultimo caso, dovrai fornire le tue generalità senza poter chiedere al pubblico ufficiale che ti sia mostrato il suo tesserino. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza possono chiederti documenti in qualsiasi momento. In altre parole, coloro che appartengono a queste tre forze dell'ordine possono chiederti documenti anche fuori dall'orario di servizio. Questo perché sono ritenuti in servizio permanente. Allo stesso modo, anche altri pubblici ufficiali possono chiederti documenti, come ad esempio il controllore di un treno o un agente della Polizia Municipale. Tuttavia, quest'ultimi potranno chiederti documenti soltanto durante le ore di lavoro, cioè quando sono in servizio. Ricapitolando, i pubblici ufficiali possono chiederti legittimamente i documenti. Coloro che appartengono a Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza possono chiedere i documenti in qualsiasi momento, poiché sono ritenuti in servizio permanente. Tutti gli altri soggetti che rivestono invece la qualifica di pubblico ufficiale potranno chiederti documenti soltanto durante le ore di servizio, ossia durante il loro orario lavorativo. Nella normalità dei casi è sufficiente indicare le proprie generalità a voce, senza esibire documenti. Tale obbligo è disposto dall'articolo 651 del Codice Penale, il quale prevede per tutti i cittadini il dovere di fornire le proprie indicazioni ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. La legge dunque non prevede l'obbligo di esibire documenti, ma semplicemente il dovere di indicare a voce le proprie generalità. L'eccezione a tale regola è rappresentata dall'articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo cui le forze dell'ordine possono chiedere l'esibizione di un proprio documento di riconoscimento quando il soggetto fermato è ritenuto pericoloso o sospetto. La valutazione di persona pericolosa o sospetta è lasciata alla discrezionalità del singolo agente e sarà in quel momento insindacabile. Come accennato, tutti i cittadini hanno il dovere di fornire le proprie generalità ai pubblici ufficiali in servizio. Nel momento in cui ti rifiuti di fornire le tue generalità, sarai portato in caserma o in questura per l'identificazione. Il fermo per l'identificazione sarà comunicato alla procura e non potrà durare più di 24 ore. Qualora il fermo dovesse durare oltre le 12 ore, avrai il diritto di avvertire un tuo familiare. Inoltre ricorda che nell'ipotesi di fermo per identificazione non hai il diritto di essere assistito da un avvocato. Ma soprattutto, non fornire le proprie generalità alle forze dell'ordine integrerà un reato, cioè il reato previsto dall'articolo 651 del Codice Penale, che punisce il colpevole con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda sino a 206 euro. Dunque, se non fornisci le tue generalità alle forze dell'ordine, sarai portato in commissariato o in questura per l'identificazione e successivamente dovrai affrontare un processo penale all'esito del quale sarai molto probabilmente condannato e si sporcherà la tua fedina penale.
Se invece il pubblico ufficiale ti ritiene un soggetto pericoloso o sospetto, hai il dovere di esibire i documenti. Se ti rifiuti di mostrare un tuo documento di riconoscimento, rischi di essere denunciato e processato. All'esito del processo potrai essere condannato all'arresto sino a 2 mesi o al pagamento di un'ammenda pari a 103 euro. In ogni caso, dinanzi al tuo rifiuto, sarai portato in commissariato o in questura per l'identificazione. Anche in questo caso, il fermo non potrà durare più di 24 ore e non avrai diritto ad un avvocato. In ogni caso, nel processo che seguirà, dovrà essere dimostrata dall'accusa la situazione di pericolo o il sospetto che ha giustificato la richiesta di esibizione dei documenti. Se al momento del controllo fornisci false indicazioni sulla tua identità, sarai denunciato per il grave reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, che punisce il colpevole con la reclusione da 1 a 6 anni. Dunque, se fornisci indicazioni false sulla tua identità, sarai nell'immediatezza portato in questura o in commissariato per l'identificazione e successivamente, accanto al reato previsto dall'articolo 651, ti verrà contestato anche il reato previsto dall'articolo 495, cioè il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale. Se le forze dell'ordine ti fermano per strada per controllarti, ricorda che tu hai solo il dovere di indicare a voce le tue generalità. Se invece sei ritenuto un soggetto pericoloso o sospetto, avrai anche l'obbligo di esibire un tuo documento di riconoscimento. Se ti rifiuti di fornire le tue generalità a voce, sarai processato per il reato previsto dall'articolo 651. Se invece sei ritenuto un soggetto pericoloso o sospetto e non esibisci documenti alle forze dell'ordine, rischi l'arresto sino a 2 mesi o di essere condannato al pagamento di un'ammenda pari a 103 euro. In ogni caso, rischi concretamente che sia sporcata la tua fedina penale. In entrambi i casi, ricorda che se l'agente che ti ferma è in abiti civili e non ha segni distintivi di appartenenza al proprio corpo, hai il diritto di chiedere che ti venga esibito un suo tesserino di riconoscimento. Spero che questo video ti sia piaciuto, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Come sempre ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube e di cliccare sulla campanella in alto per essere informato sui prossimi video che pubblicherò. Seguimi anche su Facebook e su Instagram. Se sei interessato ad una consulenza legale personalizzata, visita il mio sito professionale. Ciao, ci vediamo al prossimo video.